Crimson Desert non è un gioco da casual gamer. Non è un gioco per tutti, lo abbiamo letto e sentito urlato ovunque in queste settimane. Finalmente però è arrivato e io ci ho giocato per tutta una notte. Sì, datemi del matto, ma del resto è così che mi chiamano. Ben ritrovati, oggi voglio darvi la mia primissima impressione a caldo. Ho già qualcosa da dire dopo una decina di ore, nel bene e nel male. Attenti, potrei fare qualche spoiler delle prime 8 orette di gioco. Niente di serio considerata la vastità di Crimson Desert, però mi sembrava giusto avvisarvi. Non voglio farvi perdere altro tempo, vi dico cosa ne penso dritto al sodo. È una meraviglia grafica, tecnica senza precedenti. Su questo aspetto non ci piove. Il Black Space Engine ha rispettato completamente, anzi credo addirittura superato le aspettative. Considerate che gioco con una 390 Ti, non è proprio il top della gamma. Ciò nonostante ho la maggior parte delle impostazioni a cinematografico, il setting massimo, con il ray tracing on e il DLSS a bilanciato, riuscendo a mantenere anche nei momenti più concitati, con più effetti e nemici in gioco, la sessantina di FPS su uno schermo ultra wide 21 noni. L'esperienza grafica su Crimson Desert è fatta apposta per coloro che si vogliono prendere il loro tempo per esplorare, per godersi tutto, per immergersi in un mondo meraviglioso che ha tanto da insegnare all'industria videoludica per come è stato costruito e reso possibile. Il fatto che ci sia dinanzi a noi un mondo intero da esplorare potrebbe mettere in soggezione chi non ama questo genere di attività negli RPG o dir si voglia, perché si discosta certo dalla denominazione RPG. Non potremo parlare con tutti i personaggi non giocanti e potremo assolutamente aspettarci una serie di linee riciclate dagli avventori, dai cittadini, dai viandanti e dai nemici. Il nostro protagonista Cliff e anche i suoi compagni non parlano tanto e la storia è abbastanza railroad, tutta su un bel canovaccio narrativo che ci aiuta e ci accompagna nell'espansione della nostra progressione, che non è una progressione standard. Facciamo chiarezza subito, dovete togliervi dalla testa l'idea di una progressione a livelli, a statistiche, a caratteristiche. La nostra esperienza, noi giocatori, la costruiremo giocando, dando ai nostri personaggi magari degli oggetti nuovi e migliorandoli, sì, ma tutto dipenderà dalla nostra cognizione delle meccaniche di gioco. Oh, e ce ne sono tante, appena girato un angolo se ne aggiunge una nuova. E sono sicuro che con solo una decina di ore alle spalle io non abbia capito assolutamente ancora nulla. Il combattimento l'ho approcciato nella maniera più semplice ed intuitiva possibile. Attacchi leggeri, attacchi pesanti, qualche abilità concatenata, molto da picchiaduro, da gioco d'azione, che però al contempo ricorda quegli RPG open world alla The Witcher. Ho avuto la nettissima impressione che il game design ruoti attorno all'idea del non dobbiamo essere accompagnati, dobbiamo capire noi, dobbiamo faticare, metterci impegno. La parola magica in inglese è commitment. Ci dobbiamo mettere la testa, l'anima, il tempo. Non è un gioco che secondo me va assolutamente rushato, corso fino alla fine, giocando la storia principale ed ignorando magari quegli aspetti che sono un pochino più sandbox, esplorativi, lenti, di immersione e comprensione. Anche delle meccaniche di gioco che sono nascoste, come dicevo. Nulla ci viene lampeggiato dinanzi agli occhi, nonostante ci sia una wiki con tutto ciò che abbiamo imparato. I nostri personaggi potranno osservare, sia in momenti di pace, sia durante i combattimenti, ciò che fanno gli altri personaggi. Potremo addirittura accedere a dei ricordi e di imparare delle abilità sovrannaturali proprio tramite essi. E ci saranno tanti oggetti, tante cose da fare, tanti sistemi, tanto di tutto. Signori, non è un gioco da casualoni, punto e basta. Se volete apprezzare Crimson Desert, secondo me dovete decidere di darci dentro. Metterò da parte il fatto che è anche abbastanza pieno di bug e problemini che sono propri ad ogni videogioco al day one.
Il problema vero è la percezione che si ha di Crimson Desert. Viene già giudicato come troppo complesso, per nulla intuitivo, non adatto alla maggior parte dei giocatori, anche per questioni di grandezza che possono mettere in soggezione. E sono d'accordo, sono validissime critiche che in parte condivido, però vorrei anche contestualizzarle nell'insieme dell'esperienza che ho provato finora e che mi aspetto di provare anche in futuro. Principalmente è la quantità smodata di contenuti, la grandezza dell'esplorazione, delle possibilità, perché Crimson Desert è gigantesco, un mastodonte videoludico che deve essere assolutamente analizzato a fronte di centinaia di ore di gioco. Quindi prendete tutto questo come appunto la mia prima impressione e per tale ragione non è un giudizio definitivo. Io credo che di base un videogioco debba essere apprezzato per tutto il tempo che ci offre possibilmente e vado sempre nell'ottica del centinaio di ore. Ho paura a fare una stima per Crimson Desert. Non credo che bastino nemmeno 200 o 300 ore. Sono sicuro che per molti di voi questo significhi ok, me ne tiro fuori, faccio un refound, non lo compro. Comprendo benissimo la vostra presa di posizione in questo caso. Al contempo però mi avvalgo del mio diritto di volermi intestardire, perché a me tutto ciò invece piace tantissimo. Sono 1000 stimoli, 1000 sfide. Non voglio rinunciare, anzi se mi imbatto in un boss particolarmente ostico, cerco piuttosto di sfruttare tutte le meccaniche anche non dette. Vi posso fare un piccolo esempio. Esattamente come su Skyrim o altri giochi del genere, possiamo abusare del cibo per ripristinare la nostra vitalità, ma anche la nostra stamina e il nostro spirito, che sono le 3 risorse principali. È un po' macchinoso utilizzare le nostre risorse perché anche da tastiera, non solo da controller, ho provato entrambi i casi, questo gioco non è per nulla semplice, richiede uno spam di tasti e una memoria muscolare non da poco, perché dovremo continuamente navigare da un menu all'altro. Non ci accompagna nemmeno in questo. Purtroppo lui è un punto un pochino traballante, perché al momento ha un sacco di problemi di navigazione e i tasti rapidi sono un inferno. C'è una lunga e ripida curva di apprendimento di tutto quanto. Però vi dico, nonostante le difficoltà iniziali, io sto veramente amando Crimson Desert. Non riesco a pensare ad altro, non riesco a dormire, vorrei soltanto giocarci. Infatti, dopo avervi dato questa prima impressione, proprio lì finirò, a Paiuel. Crimson Desert è riuscito a riesumare in modo epifanico la mia adolescenza videoludica, che mi sprona a tirare testate contro i muri della difficoltà, che mi manda in estasi visiva, uditiva, di immersione, che mi spinge, che mi incuriosisce, che mi porta in un viaggio verso l'ignoto. E lo spirito della community che suggerisce, consiglia, indica, scopre segreti e risolve enigmi è proprio qui, a portata di mano, Gamer to Gamer. Io non mi considero un casual gamer, mi considero un giocatore molto eccentrico, eclettico, che ha tanti gusti diversi, ma che di solito investe migliaia di ore nei titoli che ama. E dal momento sono convinto che più tempo ci passerò, più amerò Crimson Desert. E per voi varrà lo stesso? Lasciatelo scritto nei commenti. Anche oggi questo è quanto, perché Tirannomatto out e ci vediamo presto.